Ciao a tutti e bentornati. Visto che è un po' che non appaio in video, mi faccio rivedere. Allora, oggi faccio vedere come mettere una seconda batteria su un e-bike. State bene attenti perché non va bene collegarla solamente in parallelo, perché altrimenti c'è il rischio che quella più carica ceda tensione a quella più scarica non passando dal regolatore di tensione, dal BMS. E questo è un grosso problema, potrebbe addirittura incendiarsi. Quindi adesso faccio vedere un metodo per avere due batterie e per scegliere quale utilizzare. Buona visione. Allora, facciamo vedere prima di tutto lo schema elettrico. Quindi, come potete vedere, abbiamo la batteria 1, la batteria 2, quello verde rappresenta il controller delle bike che poi va al motore e andremo a posizionare un deviatore che andrà a deviare la massa da una batteria all'altra, mentre il polo positivo rimarrà sempre collegato. Questo fa sì che si riuscirà a utilizzare una batteria per volta, si potrà cambiare da una all'altra indipendentemente dallo stato di carica, ma con questo metodo non saranno mai collegate tutte e due insieme. Idealmente quando la batteria 1 sarà scarica, a questo punto premiamo il deviatore e si passerà alla batteria 2 e si utilizzerà fino a quando non sarà esaurita, oppure si può fare anche viceversa. Ecco, partiamo dalla realizzazione della scatoletta che dovrà contenere il circuito elettrico che ho appena fatto vedere. Allora, in questo caso io avevo una scatoletta, quella che vedete in figura, di plastica di ABS nero. Per il deviatore ho utilizzato un comune deviatore da corrente 220 volt, va benissimo per il nostro scopo, l'unico accorgimento magari non deviate tanto che il motore sta assorbendo, perché altrimenti rischiate che scintillino i contatti e quindi durerebbe poco. Ma se lo fate quando diciamo, il sistema è fermo, quando la bicicletta è fermo, non ci sono assolutamente problemi. Ecco, ho utilizzato anche qui una spinetta a 4 poli, anche se in realtà se ne utilizzano due solamente che già avevo in casa, e alla fine ho montato tutto all'interno della scatoletta stessa, ho sigillato con la colla a caldo e alla fine ho verniciato tutto con un colore nero. A questo punto dobbiamo andare a installare la nostra scatoletta, il nostro circuito, sulla bicicletta. Allora individuiamo dov'è il controller del motore. Nel mio caso questa bicicletta aveva ha il controller del motore insieme al rack nel quale viene alloggiata la batteria, in testa a quest'ultimo. Quindi vado a smontare diciamo, la parte frontale della scatoletta ed estraggo il controller. A questo punto individuo il controller che tipo di spinette ha. In questo caso è di Faston tondi, quindi sul circuito che ho appena realizzato vado a saldare dei Faston in modo da abbinarli al controller stesso in modo da evitare ogni saldatura. Questo perché se in futuro voglio togliere diciamo, questo circuito che ho aggiunto, lo posso fare senza problemi e la bicicletta potrà tornare come era allo stato iniziale. Quindi controlliamo bene che tipo di connettori ci sono, in questo caso c'è un connettore maschio e uno femmina, e quindi andremo a saldare sui cavi che usciranno dalla nostra scatoletta, secondo lo schema elettrico che ho fatto vedere, gli equivalenti Faston, dove c'è il maschio salderemo la femmina, dove c'è la femmina salderemo il maschio. A questo punto chiudiamo tutto e rialloggiamo i cavi all'interno della scatola della bicicletta stessa. Ora è il momento di andare a posizionare in modo ben saldo la scatoletta sulla bicicletta. Per fare questo, sotto la scatoletta mettiamo una spugna in modo che aderirà perfettamente alla parte del telaio e poi con questi strappi che state vedendo in figura andrò a fissarla al telaio sia verticalmente che orizzontalmente in modo che questa risulterà ben salda al telaio della bicicletta stessa. Ecco, non ho detto che queste sono fascette a strappo,
che si trovano comunemente in vendita su internet. Lo comprate su eBay, ma ci sono un po' dappertutto. Ce ne sono di varie lunghezze, costano relativamente poco e fanno egregiamente il loro dovere. Come potete vedere, questo è il metodo utilizzato per fissare la scatoletta, appunto utilizzando le fascette che menzionavo un attimo fa, e a questo punto vediamo il risultato finale montato sulla bicicletta. Come potete vedere abbiamo le due batterie, quella originale sotto e l'altra sopra è questa scatola, è una batteria che avevo costruito anni fa. Eccole, assemblate. Anche per la batteria sopra ho utilizzato gli strappi, le fascette a strappo, e qui potete vedere come cambiare da una batteria all'altra. Più tardi lo vado a provare, comunque ho già fatto un giro di prova e funziona egregiamente. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.